Ciao a tutti e a tutte. Qualche mese fa ci è capitato di fare un giro per Bologna. Abbiamo osservato i suoi edifici, guardato le persone e letto quello che c'era scritto sui muri. Siccome non c'era proprio tutto chiarissimo, abbiamo cominciato a farci qualche domanda, tipo che cosa rende una città davvero accogliente per i suoi abitanti? Oppure che cos'è che ti fa dire che una città è la tua casa? Come funzionano le città? Chi le costruisce? Chi le abita? A partire da queste domande ci eravamo fatti un po' di progetti. Ad un certo punto però siamo dovuti rimanere in casa per un bel po' di tempo. Improvvisamente le 4 mura delle nostre abitazioni sono diventate gli unici spazi che potevamo attraversare. Così ne abbiamo approfittato coinvolgendo i nostri familiari. Per me sentirsi a casa significa stare in un posto dove hai magari gli affetti, una persona che ami. Il fatto di sentirsi a casa o meno non dipenda tanto dal luogo quanto piuttosto dalle persone. Sì, quando entro in casa mi sento ben accolta. Comoda, tranquilla, completamente a mio agio. Quello che significa per me è sentirsi a casa, sentirsi al sicuro. Nella mia città mi sento a casa perché sono nata e cresciuta a Bologna. E tutti i miei ricordi sono legati a questa zona. A qualcuno Bologna piace davvero molto. Ci sono molte opportunità. Bologna, essendo più piccola, cioè è tutto più facile, a me mi piace morire. Trovo che sia una città meravigliosa. A qualcuno invece non piace proprio più. È una città che non mi suscita più nessuna emozione, dispersiva come tante altre. Ad altri piaceva di più come era prima. Quando sono arrivato qui avevo un sacco di questi posti ma veramente culturali. Quello che mi piace di questa città è stato sicuramente il fermento culturale che c'era tra gli anni 90 e gli anni 2000 e la possibilità che si respirava in quegli anni di poter fare. Adesso purtroppo secondo me un po' manca questo lato di proprio della cultura giovanile organizzato della gente giovane. Cioè, cosa prenderei del passato? Tutto, perché nel costruire c'era cultura, c'era attenzione all'uomo, c'è storia. Le opinioni discordanti che abbiamo raccolto ci hanno fatto sorgere qualche domanda. Abbiamo osservato il presente e il passato e ci siamo accorti di come le definizioni di casa e città cambiano nel tempo, in relazione alla società che le abitano e le costruiscono. Negli ultimi 5 anni Bologna è cambiata molto. Se nel 2015 su 100 appartamenti il 5% veniva destinato ad affitti brevi per i turisti e i lavoratori, il 50% ad affitti di lunga durata e il 45% era riservato agli studenti, a fine 2019 la percentuale di case dedicate agli affitti temporanei è arrivata al 30%, portando sì ad un aumento del turismo, ma rendendo una casa in città un privilegio per pochi. Con il distanziamento sociale causato dal Covid-19 tutto si è fermato e la casa è diventata al centro dell'attenzione, insieme con molte contraddizioni. Se per molti è sinonimo di sicurezza, purtroppo non lo è per tutti. Durante il confinamento in casa, le chiamate centri antiviolenza di genere sono aumentate del 73%. Le disparità economiche si sono acuite, soprattutto per coloro che si sono ritrovati esclusi dagli ammortizzatori sociali. Chi non aveva una casa si è trovato in difficoltà e spesso le persone senza dimora hanno potuto sopravvivere solo grazie alla solidarietà delle reti locali di volontariato. Sono nate spese solidali, numeri di telefono per l'assistenza psicologica, nuove reti formali ed informali di aiuto e sostegno. Tutto questo ci ha fatto ragionare su quale tipo di rete sociale desideriamo per gli spazi che abitiamo. Per questo abbiamo trovato una parola chiave. Facevi parte della comunità. Si sente, quella solidarietà. Anche solo uno scambio di informazioni, un aiutarsi perché magari qualcuno ha necessità di qualcosa e secondo me questa è comunità. Tutto è connesso in una visione di quale visione di città vogliamo. Questo periodo di isolamento ci ha fatto rendere conto di quello che ci manca e di quello che vorremmo per il futuro delle nostre città. Ci siamo accorti che vorremmo una città più verde, con meno automobili, con meno smog. Che vorremmo città ricche di culture e lingue diverse.
che quando le persone si aiutano a vicenda, le differenze svaniscono e nessuno più è straniero. Che dagli edifici abbandonati delle nostre città possono nascere esperienze virtuose di rigenerazione degli spazi per la collettività e per i giovani. Che il diritto alla residenza dovrebbe essere per tutti e per tutte, come garantisce la nostra Costituzione. Che ci piace l'idea di una comunità di persone fatta di giovani e di meno giovani che vivono insieme, che si conoscono, che collaborano, dove la risposta non è la nostalgia del passato, ma la riduzione del divario tra le generazioni. Che una città funziona, insomma, quando è costruita a partire dai bisogni della comunità che la rende viva. In questo modo, se nelle città nasceranno nuovi bisogni, ognuno di noi potrà prendere parte alla costruzione di nuove abitudini per il futuro. Vorremmo comunità e città resilienti, costruite insieme alle istituzioni e alle realtà del territorio, fatte di cittadine e cittadini attivi che dalle proprie città non si sentono esclusi.